Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Come forse avrete intuito da questo filtro mirabolante, anche questa settimana vengo a voi con una introduzione al video vero e proprio filmata con il mio telefono. Evviva i filtri che coprono le occhiaie e mi fanno queste simpatiche lentiggini. Vabbè. Ma veniamo al dunque. Questa introduzione è qui per spiegare una cosa semplice, un po' come ho fatto nel video della scorsa settimana, ovvero che quello che a tutti gli effetti state per vedere è un video da me filmato pre-lockdown, quindi più o meno nella prima metà di febbraio, il video dedicato ai miei preferiti del periodo. Peraltro non pubblicavo un video dedicato ai preferiti dal dicembre 2019, lasciatemelo dire, ne sentivo anche un po' la mancanza, soprattutto perché più passa il tempo e più sento una necessità forte di cercare di ricostruire una sorta di normalità. E un buon modo per cominciare questa ricerca della normalità mi sembra proprio quello di partire dal mio canale di YouTube, dove se non altro ho un minimo di controllo su quello che accade, mentre nel resto degli ambiti della nostra vita siamo un po' in balia del governo che ci dice se possiamo uscire oppure no, come fare le cose, mettere la mascherina, i guanti. Sul mio canale di YouTube invece decido io, una delle poche robe. E quindi signori mi sento pronta, e anzi non solo mi sento pronta, ma sento la necessità di condividere questo video filmato a febbraio, anche perché, sappiatelo, i miei preferiti del periodo di febbraio sono sempre gli stessi. In questi mesi di quarantena non è che io abbia fatto spese folli, ho scoperto chissà che nuovi prodotti mirabolanti, quindi più o meno siamo sempre lì. Quindi questo è un po' il punto, direi di concludere questa introduzione prima che diventi troppo lunga. Spero che abbiate capito il pensiero alla base della condivisione di questo video di febbraio e spero che vi piacerà il video in sé, anche perché è positivo, è allegro, è leggero. 3 aggettivi che un pochino, devo essere sincera, ho perso durante questi mesi di quarantena, ma che sto lentamente cercando di riconquistare. Quindi dai di allegrezza, dai di positività e dai di leggerezza. Adesso direi di concludere questa intro e vi lascio al video dei preferiti. Buona visione! Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Visti gli ultimi mesi di assenza causa trasloco, ho perso un sacco di occasioni buone per condividere con voi i miei prodotti preferiti del mese e quindi ho deciso di fare un video un po' riassuntivo che chiamerò i preferiti del momento, ovviamente, che mette insieme un po' tutte le cose che ho scoperto e amato nel corso di gennaio, febbraio e anche marzo. Alcune di queste peraltro ve le ho già consigliate su Instagram. Se non mi seguite sappiate che pubblico stories praticamente tutti i giorni e a volte così random. Consiglio anche qualche prodottino. Trovate il link a Instagram e a tutti i miei social nella info box qui sotto, casomai così vi venisse una mezza idea. Il format è sempre lo stesso, tutti i prodotti sono divisi come di consueto in categorie e partirei dalla categoria dei trucchi. Comincio col dirvi che negli ultimi mesi non ho acquistato tantissimi nuovi prodotti, il che è anche una buona notizia perché, se ben ricordate, uno dei buoni propositi del 2019 era proprio quello di contenere un minimo la mia tendenza allo shopping compulsivo. Ho però dei prodotti che sono ancora regali di Natale che non avevo ancora avuto modo di condividere con voi, quindi lo faccio adesso perché meglio tardi che mai comunque. Il primo è una cipria della It Cosmetics, regalo di Natale da parte di mio marito, la Bye Bye Pores. Ciao pori, un caro saluto ai pori che ci lasciano così, perché è una cipria che va proprio a minimizzare l'apparenza dei pori e fare un po' l'effetto airbrush, cioè l'effetto snatched, come dicono quelli che vogliono parlare in inglese a tutti i costi, tipo me che non si sa, ce n'è proprio nessun bisogno. Comunque vanno a levigare, ecco, e a fissare il trucco creando appunto un effetto più omogeneo. Mi ricorda molto la Hyaluronic Hydra Powder di By Terry. Anche lì ottimo prodotto, salvo che costa tipo la metà, perché By Terry è carissimo. It Cosmetics è un brand un po' più di media gamma. Tra l'altro un brand che io ho scoperto abbastanza di recente, l'anno scorso, e me ne sono innamorata quasi subito, soprattutto del fondotinta che avevo messo anche nei miei beauty favorites, i preferiti beauty, best of beauty, ecco, del 2019.
Anche questa cipria mi sta piacendo tantissimo, è una polvere libera, impalpabile, sottilissima, che non ha però effetto flashback riflettente. Il modo migliore per applicarla, secondo il mio modestissimo parere, è con il Beauty Blender più che con il pennello da trucco, perché il Beauty Blender permette un'applicazione più omogenea e va proprio a fondersi sul trucco e a fissarlo e a dare questo effetto appunto airbrush. Secondo preferito in campo di trucco è un trusty old favorite, cioè un preferito, un fidato vecchio preferito che vi ho già consigliato in passato, ma che vi ripropongo perché ultimamente lo sto utilizzando tantissimo, ed è il blush di Laura Mercier che si chiama Creme Cheek Color, un prodotto che esiste da 1 trilione di anni, che io amo da tantissimo e che ho appunto ricominciato a usare con grande frequenza perché in generale, come ho detto più volte, preferisco i blush in crema rispetto a quelli in polvere perché trovo che abbiano un finish più luminoso, più sano, più vibrante. Il mio preferito, perché è disponibile in diverse colorazioni, è il Sunrise, questo colore pesca, che mi piace molto perché è facile da stendere anche semplicemente picchiettando con i polpastrelli, e ultimamente, ormai da qualche mese, mi piace portare il blush un po' più anche qua sotto gli occhi, anche un po' sul naso, perché dà un effetto finale più giovanile, quindi passata una certa età tutti come Sbirulino. No, senza esagerare, però un po' portato più non soltanto sulle guanciotte a Heidi, ma anche un po' più in questa zona, trovo che dia proprio quell'effetto baciati dal sole. Se vi scappa la mano, ne mettete troppo, prendete la spugnetta con la quale avete applicato il fondotinta e andate un po' a smorzare, così è un consiglio che vi butto lì. E questi erano i preferiti in campo di trucco. Passiamo adesso alla prossima categoria, che è quella della cura della pelle. Oh, che sorpresa, ma guarda, non me lo aspettavo proprio, ho di nuovo una crema della Filorga da consigliarvi. Ormai è diventato un po' un leitmotiv dei miei video dei prodotti preferiti, e devo dire che è anche un po' una missione per me quella di provare quanti più prodotti possibili di questo brand per andare a capire quali sono i migliori, the best of the best, perché che mi piaccia la Filorga in generale è ormai cosa risaputa, e quindi perché non andare a scavare un po' più in profondità. E negli ultimi mesi ho scoperto una nuova crema notte che mi sta piacendo tantissimo, che è questa signorina qui, la Absolute Skin Night, che è anche un po' bizzarra, e voi direte, in che senso bizzarra, perché? Perché, mo ve lo mostro, è una crema viso da notte nera, ma proprio nera come il carbon, anche se da quel che ho capito di carbon qua dentro non ce n'è neanche un po', perché in effetti è un, com'è che lo chiamano, che mi fa ridere, aspetta, trattamento antietà definitivo notte, definitivo, tensione, definitivo. Una crema antietà, come tutte le creme antietà di qualità, scusate come al solito le rime un po' poetessa presso me stessa, il prezzo è abbastanza alto, sopra i 100 euro diciamo. Non mi chiedete i prezzi esatti perché, tranquilli, nulla è cambiato rispetto all'anno scorso, continuo a non ricordarmi mai una cippa, però, esattamente come prima, sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti che vi sto consigliando con link per saperne di più, conoscere i prezzi e magari, perché no, anche acquistarli online. Dov'è il link al mio post dedicato? Dove sta? Nella info box qui sotto il video, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa, non vi potete sbagliare. Consigliatissima, ottima crema notte, ricca ma comunque leggera da applicare, si assorbe in un momento. Devo dirvi che quando ho aperto la confezione non mi aspettavo fosse nera, ho avuto un momento così di spaesamento e mi sono chiesta, e quindi quando la stendo finirò con la faccia nera? No, tranquilli, perché si assorbe e diventa appunto incolore, quindi mi chiedo cosa serve a questo colore nero, se non a fare così un po' più di sintomatico mistero, perché boh. Oppure un motivo ci sarà, e come al solito la sottoscritta non lo conosce. Secondo preferito in campo di cura della pelle è una maschera per le labbra, più precisamente la Lip Sleeping Mask di Laneige. Un prodotto che in realtà io ho scoperto perché l'avevo inserito tra i consigli per i regali di Natale
dedicati un po' alle donne della vostra vita, e mi aveva incuriosito talmente tanto che poi l'ho acquistato, e feliciona che sono di averlo fatto perché me ne sono innamorata. Fondamentalmente è una maschera che si stende sulle labbra la sera e ci si sveglia la mattina con le labbra morbide come il culetto di un bebè, per dire. Una sorta di balsamo labbra molto molto ricco. Vi dico la verità, durante quest'inverno, nelle giornate un po' più fredde, quando le labbra tendono a screpolarsi un po' di più, io l'ho utilizzato anche di giorno, proprio come un classico balsamo labbra, perché comunque è molto molto ricco, appunto protegge, idrata e ammorbidisce le labbra, che è un sogno, un sogno. In più, uno è rosa, che è sempre una cosa caruccia, e poi profuma, mi viene proprio in mente subito il Big Bubble alla fragola, ma non immaginatevi una fragranza troppo intensa, una cosa piacevole che un po' mi ricorda anche l'infanzia, così, per buttarla in poesia. Ottimo prodotto, in più ne basta pochissimo perché è super ricco, e se lo usate di giorno ha anche un po' l'effetto lip gloss, a morte sua. Last but not least, l'ultimo preferito in campo di cura della pelle, non potevo non consigliarlo di questi tempi, è una crema mani, perché un po' tutti ci stiamo lavando le mani con più frequenza e quindi finiamo la sera che se non mettiamo la crema abbiamo le mani della strega di Biancaneve. Non dimenticatevi la crema, portatela con voi, o se state in casa usatela ogni volta che vi lavate le mani o il più di frequente possibile. La mia preferita è quella che vi consiglio, che sto usando in questo periodo, è la crema mani per pelli secche dell'Occitane, questa che vedete è la versione travel size, che tengo anche un po' in borsa in modo da poterla usare sempre. Bella ricca, bella corposa, che va veramente ad idratare a fondo, quindi nell'incertezza in questo momento scegliete creme mani belle ricche che vadano davvero a fare il loro mestiere. Dunque, i miei smalti preferiti del momento sono scoperte derivanti da un altro regalo di Natale. Ho infatti ricevuto un simpaticissimo cofanetto di smalti di Douglas, smalti che non conoscevo assolutamente e che mi stanno piacendo molto. Sono gli smalti della linea Timeless, appunto di Douglas. Ho ricevuto un cofanetto con all'interno 6 o 7 smalti diversi, tutti molto carini. I miei preferiti, fra quelli che posseggo, sono, vabbè, il numero 300 Perfect Overalls, che è questa sorta di amaranto profondo, e quello che indosso sulle unghie, si dice che ho sulle unghie anche adesso, il numero 230 Floppy Hat. Notate come più passa il tempo e più devo allontanare la roba per leggere. Hashtag senilità. Quello che indosso appunto adesso sulle unghie, è un po' più vibrante, perché in questi tempi cupi ho bisogno di robe un po' più felicione, ecco. Mi piacciono molto perché hanno un ottimo finish, durano a lungo e costano leggermente meno rispetto ai classici smalti della OPI o della Essie che vi consiglio di solito. E con questo siamo giunti al termine di questo nuovo video dedicato ai preferiti del periodo. Come sempre spero che le indicazioni che vi ho dato vi siano state utili e vi abbiano in qualche modo ispirato. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto ovviamente iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Vi ricordo ancora una volta che sul blog troverete i link a tutti i prodotti menzionati o tutti quelli ancora disponibili, e il link al post dedicato nella info box, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta bella. Bene, per oggi non c'è altro, baci a stampo virtuali a tutti voi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!